Ci troviamo in Valle dei Mocani, che è una piccola valle laterale della Valsugana nel Trentino orientale. La popolazione di questa valle ha un legame evidentemente molto forte con il territorio, perché da secoli ha vissuto qua su questo territorio che è fatto di boschi e poi successivamente di prati e di pascoli che sono stati utilizzati e creati a partire dal bosco che rivestiva tutti i versanti. Io sono Paola Barducci, sono una dottoressa forestale, libera professionista da ormai metà della mia vita. Ho studiato a Firenze, dove sono nata, poi per lavoro però mi sono trasferita in Trentino, tanto che i miei amici mi chiamano qua in valle Forest Paola perché sono furesta, cioè vengo da fuori, e perché sono forestale. Dal 2008 io, insieme a altri 2 dottori forestali, uno è mio marito, l'altro è un'altra dottoressa forestale trentina, abbiamo creato uno studio associato. E questo studio associato si occupa principalmente di pianificazione forestale. Ci occupiamo di quelli che sono chiamati piani di assestamento o adesso hanno un altro nome, piani di gestione forestale aziendale. Quindi iniziamo generalmente con la confinazione, che sono quegli strani segni blu che si vedono qualche volta andando a passeggio nei boschi trentini, e successivamente andiamo a vedere il bosco, che caratteristiche ha, da quali specie è composto, come si caratterizza, insomma, e sulla base di quello poi la provincia ci dà delle aree di saggio da elaborare, da fare. Queste aree di saggio servono per determinare quanto cresce il bosco, perché noi andiamo poi a fare una stima del volume del bosco e quindi successivamente una stima di quanto tagliare, perché non si taglia mai più di quanto il bosco cresce. Dal 2008 sono diventata anche accompagnatrice di media montagna, che è una figura che si affianca alle guide alpine nella divulgazione, nell'accompagnamento nell'ambiente montano. È un lavoro che mi piace moltissimo perché mi permette di raccontare anche il primo lavoro che faccio, quello di dottoressa forestale, e quindi tramite questa seconda professione ho poi aperto una pagina Facebook, una pagina Instagram, e mi diverto moltissimo a raccontare quello che vedo, quindi il bosco, il mio lavoro e tutto ciò che ne consegue. Il bosco che noi vediamo è un bosco di larice, viene quindi chiamato lariceto comunemente, e la cosa particolare è che agli occhi dei profani può sembrare un bosco del tutto naturale, quasi un ambiente selvaggio. In realtà qua di selvaggio c'è ben poco, perché era un bosco che veniva tantissimo utilizzato durante le fasi di pascolamento, quindi era un ambiente molto antropizzato, se vogliamo. Successivamente all'abbandono, che avviene anche in queste valli trentine, del pascolamento molto intensivo, vediamo che l'ariceto sta cambiando la sua forma, perché stanno entrando nuove specie come l'abete rosso e il faggio, che poi sarebbero le specie più tipiche che dovrebbero stare sul territorio. Quindi questo bosco in realtà ci sta dicendo in che cosa si potrebbe trasformare se non lasciassimo fare ai processi naturali. Bisogna sempre considerare che anche se noi crediamo che il bosco sia sempre immobile, in realtà non è così, ma ha una sua storia, non è uguale a come era 100 anni fa e non lo sarà fra 100 anni uguale. Che cosa vogliamo fare noi di questo bosco? Possiamo migliorarlo o aiutarlo in questo processo evolutivo, oppure possiamo semplicemente dire manteniamo il lariceto perché ci piace, perché ha un valore affettivo per noi molto importante o un valore paesaggistico altrettanto importante, e quindi togliamo momentaneamente l'abete rosso e il faggio. Eventi climatici come la tempesta Vaia ci hanno un po' fatto drizzare le orecchie a noi forestali, perché erano eventi che comunque sono sempre avvenuti, ma i tempi si sono decisamente accorciati. Quindi questi eventi di forte vento si sono ravvicinati moltissimo. Perciò noi forestali adesso, con il cambiamento climatico, siamo non solo i custodi di questo ambiente, ma ne dobbiamo prendere anche le conseguenze e dobbiamo studiare tutte le progettazioni migliori affinché il bosco risponda in maniera più facile a
questi eventi disastrosi. Cosa vuol dire? Che dobbiamo creare dei boschi che siano più stabili possibili ai forti venti. Un bosco stabile è un bosco che ha tante specie, quindi una composizione ricca, e altezze differenziate, quindi età differenziate. Quando dovevo scegliere di iscrivermi all'università, in realtà io volevo iscrivermi a matematica per andare a insegnare, fare l'insegnante di matematica. Quando sono arrivata davanti alla segreteria del matematica, mi sono guardata intorno e alla fine sentivo che non era la scelta giusta, non sentivo che stava scattando qualcosa che andava bene. Allora ho girato un po' di segreterie e sono arrivata alla segreteria di Scienze Forestali della Facoltà di Agraria e lì ho sentito che era molto più forte, c'era proprio persone, vedevo anche persone molto più simili a me e quindi mi sono iscritta a Scienze Forestali. Sono tornata a casa e mia mamma era convintissima che io mi fossi iscritta a matematica e gli ho detto: guarda mamma che io mi sono iscritta a Scienze Forestali, e lei si è accappottata. Qualche volta mi piace ricordare che quando ho iniziato a lavorare, più di 20 anni fa, succedeva che entravo dentro nel bosco e trovavo magari qualche ditta boschiva e mi è capitato una volta un boscaiolo che mi ha guardato e mi ha detto: ah, ma sei come la gallina del gallo cedrone, non intendendo chiaramente un fattore negativo, ma del fatto che la gallina del gallo cedrone non si vede mai, quindi per dire che faceva strano di vedere una donna nel bosco. Questo non succede chiaramente più. Così come non esiste più il boscaiolo con la camicia a quadri, così come nella stessa maniera non esiste più il discorso che la donna non sta nel bosco. È vero che nelle ditte boschive ancora si trovano poche donne, ma nell'ambito delle guardie forestali, dei custodi forestali, sono tantissime le donne che lavorano, così come sono tante le dottoresse forestali libere professioniste. Niente, questo niente. Il bosco mi racconta tantissime storie anche del passato. Continuando a girare nei boschi del Trentino vedevo queste forme di resinazione, questi piccoli tappi che venivano creati alla base della pianta e inizialmente mi domandavo anche a che cosa potessero servire. Poi mi sono fatta spiegare dalle persone anziane qual era il loro uso. Ho scoperto che ogni famiglia generalmente aveva un larice da cui estrarre la resina per farci degli unguenti che venivano utilizzati o per il mal di schiena oppure per levare le schegge. Quindi questi alberi nel tempo sono risultati del tutto inutili perché chiaramente le persone poi utilizzavano medicamenti farmaceutici. Però mi dispiaceva moltissimo che si perdesse questa tradizione e insieme a un comune della valle abbiamo ricreato questo progetto e abbiamo bucato nuovamente 12 larici e regolarmente tutti gli anni viene tolto il tappo e viene estratta la resina. Mi piaceva che restasse l'idea e la tradizione di che cosa serviva il bosco un tempo.